Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video tutorial Fai da te. Oggi vi mostrerò come creare dei fiori tridimensionali in cartoncino proprio come questi. Sono perfetti per abbellire dei pacchi regalo o per decorare delle cornici o più semplicemente per realizzare dei biglietti fatti a mano con una marcia in più. Per questo progetto ci serviranno dei cartoncini nei colori che preferite, facendo attenzione ad averne uno verde e uno nero, dei perforatori di diverse forme e dimensioni, della colla e delle forbici. Vi servirà anche della colla vinilica. Per realizzare il primo fiore utilizzeremo il cartoncino rosso e un perforatore tondo con un diametro di 4 cm. Se non avete il perforatore potete utilizzare un compasso oppure un bicchiere o qualsiasi cosa vi dia una forma tonda regolare. Procediamo poi perforando dal cartoncino almeno 5 o 6 tondi. Ora, utilizzando le forbici, ritagliamo la parte bassa dei nostri tondi in forma triangolare. Dopodiché pratichiamo un taglio verticale al centro, in questo modo. È arrivato il momento di dare la forma di petalo ai nostri tondi. Ripieghiamo le due estremità inferiori sovrapponendole e applichiamo poi della colla per fermarle, in questo modo. E ripetiamo la stessa operazione anche sugli altri tondi. I petali che andranno al centro del nostro fiore devono essere leggermente più piccoli, quindi dopo aver sovrapposto le due estremità procediamo a ritagliarli utilizzando delle forbici. Ed ecco i petali pronti. Ora prendiamo il cartoncino nero e ritagliamone una striscia lunga e sottile. Poi, utilizzando delle forbicine, andiamo a sfrangiare il cartoncino in questo modo. Andiamo adesso a creare il pistillo, semplicemente arrotolando il cartoncino su se stesso, proprio come vedete. Arrivati alla giusta lunghezza, applichiamo della colla, fissiamo il nostro pistillo e ritagliamo nell'eccesso, in questo modo. E voilà! Ora non ci resta che allargare leggermente la sfrangiatura per rendere più vaporoso il nostro pistillo. Se volete potete anche premerlo leggermente contro la superficie del tavolo. Possiamo ora procedere con l'assemblaggio del nostro fiore. Applichiamo della colla sul petalo più grande e incolliamo al di sopra un altro petalo. Procediamo nello stesso modo facendo attenzione ad utilizzare i petali più grandi alla base e i petali più piccoli all'interno. Utilizzando della colla vinilica andiamo ora ad incollare la parte centrale del nostro fiore, che è costituita da un tondo più piccolo ritagliato in modo circolare, dal quale andremo a ritagliare anche la parte inferiore, in modo da poterlo incollare meglio, proprio come vedete. Sempre utilizzando la colla vinilica, applichiamo ora anche il nostro pistillo, in questo modo. Tada! Ed ecco il nostro fiore pronto! Ora, per realizzare le foglie, andiamo a disegnare sul cartoncino verde una forma oblunga, in questo modo, e procediamo poi a ritagliarla utilizzando le forbici. Incolliamo ora le due foglie una sull'altra, dopodiché incolliamo le foglie sotto il fiore. E voilà, ecco il nostro fiore tridimensionale pronto! Con la stessa tecnica, ma utilizzando un perforatore dal diametro inferiore, ho realizzato anche questi fiori più piccoli ma altrettanto carini. Eccoli qui!
realizzare l'ultimo fiore utilizzeremo un cartoncino rosa pallido e un perforatore tondo con bordo a festone del diametro di 5,5 cm. La tecnica è molto simile a quella utilizzata in precedenza. Perforiamo dal cartoncino una serie di tondi con bordo a festone, dopodiché ritagliamo la parte inferiore e pratichiamo dei tagli seguendo il bordo del festone, proprio come vedete. Ora pratichiamo il taglio al centro, dopodiché utilizzando la colla andiamo a sovrapporre le due estremità, in questo modo. E ripetiamo la stessa operazione anche per gli altri petali. Per la parte centrale andiamo ad incollare in modo che formi un cerchio e poi andiamo a piegare leggermente verso l'esterno la parte a festone, in questo modo. Procediamo poi incollando i petali uno sull'altro a comporre il nostro fiore. Allarghiamo leggermente i petali verso l'esterno, dopodiché possiamo incollare anche il nostro pistillo. E voilà! Applichiamo le foglie e anche l'ultimo fiore è pronto. Ta-da! Ed ecco qui tutti i nostri fiori tridimensionali in cartoncino finiti. Come dicevo all'inizio, sono perfetti sia per decorare dei pacchetti, ecco un esempio di come ho utilizzato il fiore rosso per dare più personalità a una semplice scatolina in cartoncino. Oppure li potete utilizzare anche per decorare dei biglietti fatti a mano, ecco come ho utilizzato i fiorellini più piccoli rosa. Bene, anche per oggi è tutto. Come sempre io spero che questo tutorial vi sia piaciuto, se così è non dimenticate di cliccare mi piace qui su YouTube e di condividere questo video oppure il post sul mio blog con tutti i vostri amici. Se poi deciderete di provare a realizzare i vostri fiori in cartoncino, non dimenticate di inviarmi delle immagini utilizzando l'hashtag craftingwithjujitsu. Io per ora vi saluto, vi auguro una buona giornata e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao a tutti e ben ritrovati nella nostra cucina. Oggi prepareremo insieme un piatto dal sapore medio orientale, delle polpettine accompagnate con una salsa di yogurt e menta. Per questa ricetta ci serviranno